Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale Valoroso IT e per chi fosse qua per la prima volta, benvenuto. Qui parliamo di computer e elettronica vintage. L'avete visto in uno dei miei ultimi video brevi, recentemente ho acquistato un lotto di videogame, un Philips Videopack G7000 e alcuni Nintendo Game Boy. Un conoscente mi ha contattato, mi ha mandato la foto del Philips Videopack, mi ha fatto un prezzo che secondo me era interessante, quindi sono andato a casa sua a ritirarlo. Arrivato lì, mi ha detto: io ho anche altri videogame da venderti, e se ci accordiamo sul prezzo, ben venga, te li porti a casa tu. E allora me li ha mostrati. In pratica aveva da vendere 3 Nintendo Game Boy, di cui 2 boxati, una serie di videogame di cui parecchi avevano la scatola, invece pochi erano senza scatola, e questo accessorio qui, un secondo che ve lo mostro, che probabilmente non è neanche tanto inutile perché il monitor del Nintendo Game Boy è talmente piccolo, questo qua non ha niente di ingrandimento che consente di ingrandire l'immagine. Era da un po' che cercavo un Nintendo Game Boy, però guardando online i prezzi insomma sono lievitati notevolmente. Per poche decine di euro ci si compra soltanto un Game Boy rotto. In pratica questo ragazzo mi ha chiesto 1,5 volte la cifra di un Game Boy rotto, ma per tutto il lotto. E a questo punto mi è sembrato un po' un segno del destino. Volevo un Game Boy, ne ho trovati 3 a una cifra buona. Chi sono io per andare contro il destino? Così ho accettato e mi sono portato a casa tutto il lotto. Ora, dopo aver rimesso un po' in ordine tutte le confezioni con i rispettivi giochi, perché c'erano dei giochi fuori dalle confezioni, altri che erano dentro, eccetera, adesso tutto bello ordinato vorrei provare a vedere che cosa funziona e che cosa non funziona. Magari non proviamo tutti i videogiochi, però almeno le 3 console io le vorrei provare e vediamo un attimino se vanno o se sfortunatamente non vanno. Io sinceramente mi auguro che vadano perché così insomma qualche partitina ce la posso anche fare. Bene, dai, iniziamo la prova. A parte che sembra la vetrina di un negozio con tutti i videogiochi e console qua in esposizione. Allora, io comincerei a utilizzare questo videogame, si vede? Super Mario Land, che è l'unico senza custodia. E comincerei a provare appunto questo primo Nintendo Game Boy. Poi dopo proviamo gli altri 2 aprendo i rispettivi box. Facciamo un po' di spazio. Allora, come prima cosa, molti suggeriscono di spruzzare del disossidante sui contatti delle cartucce. Io al momento non lo farei semplicemente perché facciamo una prima prova. Poi se vediamo che non funziona il videogioco, allora a quel punto magari mettiamo del disossidante. La persona che me l'ha venduto è stato particolarmente previdente a togliere le batterie quando aveva messo i videogiochi nella propria cantina. In questo caso, come potete vedere, l'alloggiamento delle pile è completamente pulito, non c'è proprio un segno. Metto delle pile nuove, speriamo. Ok, chiudiamo, uno sportellino, videogame che si infila da questo lato qui. Proviamo ad accendere. Si sente? Ah, guardate qua. Ha tipo delle scritte sopra. Lo sentite? Allora, secondo me il videogioco non funziona, vabbè l'abbiamo capito, però deve essere solo qualcosa al monitor. Aspetta che proviamo a rimettere dentro la cartuccia, a fare un po' di disossidante come abbiamo detto prima. Allora, preferisco spruzzare il disossidante su un panno, proprio per evitare di spruzzarlo direttamente all'interno della cartuccia, che poi magari impasta. Non che ci sia, diciamo, nulla di così negativo se dovesse esserci disossidante, tanto stiamo parlando di, insomma, comunque qualche cosa che fa bene, non che fa male. E ad esempio qua, per raggiungere qui in fondo, vedo difficile farlo con il panno.
Vediamo se col cacciavite riusciamo ad arrivare dove c'è il connettore in fondo e a spazzolare bene tutti i contatti. Ok. Rifacciamo la prova, dai. Cartuccia, riaccensione. No, cambia niente. Vabbè, questa qua andrà aperta. Qui sono viti che non sono né a stella né a taglio, cioè hanno praticamente una specie di triangolino, una Y, e quindi dovrò ordinare un cacciavite apposta per poter aprire queste console e vedere se si può fare qualche cosa per sistemarla o meno. Niente, prima console non funzionante, peccato. Passiamo alla seconda console. Questa qui è boxata. La scatola è in discrete condizioni, quell'altra sinceramente è messa anche meglio, però questa qua... partiamo mica tanto bene. Allora, vetrino staccato, ma credo che si possa incollare. Vedo però un segno che non mi piace. Ah no, è soltanto un po' di polistirolo che si è messo sopra, quindi niente, vetrino si potrà rincollare senza particolari problematiche. All'interno della scatola c'è un manuale del Tetris, in italiano. Questo che cos'è? Ah, il manuale della console, delle istruzioni rapide, e altri foglietti con pubblicità varie. Di qui abbiamo il cavo che a suo tempo serviva per collegare due console tra di loro e poter giocare ai videogiochi che avevano più di un giocatore, due giocatori, perché vedo che qua ha due connettori, quindi si può collegare a due console. Niente, qui abbiamo il suo videogame Tetris, potremo giocare con Tetris, però mi sembra più logico fare la prova con il videogioco dell'altra console che abbiamo provato prima e che non funzionava, che così almeno vediamo se non va il videogioco nemmeno su questa, allora magari ci conviene provare il Tetris sull'altra console. Se invece questo videogioco va su questa console, allora insomma abbiamo la prova che quell'altra sia proprio danneggiata. Pile, anche qua veramente preciso. Chi mi ha venduto queste console ha veramente fatto bene a togliere le pile prima di metterle via. Quante cose ho visto danneggiate con le pile, le batterie, casino. Prova della seconda console. Accendiamo? Mettiamo già il volume al massimo, che così se parte qualcosa lo sentite anche voi. Ah, qui si vede. Allora. Qui quello che io noto è che il monitor deve avere qualche problema perché ha delle bande che non si riempiono di pixel. Vedete, regolando il contrasto si possono notare, mettendolo proprio scuro si vede che delle bande non si compilano con quello che dovrebbe visualizzarsi. Però il resto sì. Diciamo che è già un passo avanti rispetto all'altra console. L'audio funziona, i tasti vanno. Allora, se non... Ah, già perso. Sei proprio bravissimo come gamer, vero? Ma io mi ricordo che si possono Oh, ecco, bravo, così impara. Prima ha ammazzato, adesso l'ho beccato io. Ma no, volevo andare su. Ah. Allora, seconda console possiamo dire parzialmente funzionante.
Anche in questo caso a me piacerebbe aprirla per vedere se si riesce a fare qualcosa su quel maledetto monitor che non si vede bene, però è sempre queste viti particolari che peccato. Cioè proprio devono trovare il modo di rompere le scatole a chi ha voglia di riparare le cose. Cioè, uno dice, il produttore dovrebbe essere ben contento che dopo 40 anni, 30 anni uno voglia ancora giocare e riparare le cose. Invece no, ti fanno queste viti con tre buchini, come si possono chiamare, a Y anziché a stella, e noi non riusciamo neanche ad aprire la console. Quando comprerò il cacciavite ve lo farò vedere comunque. Allora, ho lasciato fuori anche il gioco Tetris. Boh, vediamo. Terza console. Ma lo tirate via le pile? No, non ho tirato via le pile da questa console. Cosa l'ho chiusa a fare che non ho tirato via le pile? Cioè mi scordavo dentro io le pile, poi magari le riaprivo fra un anno quando dicevo è ora di ripararla e la trovavo danneggiata anche nell'alloggiamento delle pile. Ok. Poi la lasciamo aperta così ne rimettiamo a posto anche il videogame. Terza console. Sta qua da questo lato qua. Vediamo, vediamo. Manualozzo. Un po' di pubblicità. D'epoca. Carino però. Uno poteva vedere i videogiochi. Simpatico. Qui abbiamo in più anche una tracolla. Sempre il solito cavo per collegare due console tra di loro e giocare giochi con due giocatori. Qua sotto c'è un altro manuale, ma è lo stesso che abbiamo visto prima di là. Allora, questa console rispetto alle altre presenta un evidente segno di ingiallimento, il che mi fa pensare che possa addirittura andare peggio delle altre, visto che è più conciata. Vabbè, una che funziona parzialmente c'è, almeno qualche partita la posso fare. Poi vediamo, non so se si vede bene, sui tasti secondo me c'è dell'umidità, andrà pulita bene. Mettiamo dentro il solito videogioco, Super Mario Land. Terza console, Nintendo, già partita. Alziamo il volume. Allora, qua il monitor pare funzionare tutto. Se parte il videogioco... No, non parte. Rifacciamo, perché, insomma, ho visto che partiva prima qua, se veniva già fuori il logo Nintendo e il contrasto andava, insomma, perché... Cioè, comunque è partita. Ah, eccola qua. Bene, bene, bene. Mettiamo un contrasto opportuno che si possa vedere. Il monitor funziona. Audio va. Oh. Oh, questa va bene, eh. È solo un po' concia esteticamente, ma questa funziona. No. Ma ha fatto qualcosa? Vabbè. Ottimo, allora una delle tre funziona parzialmente e una delle tre invece proprio non funziona, nel senso che si accende ma fa vedere caratteri strani a monitor. Allora, proviamo anche Tetris magari, dai. Come si apre questa scatola? Oh, sono riuscito. Si vede?
Eccolo qua, Tetris. Con questo si gira. Certo che come primo, proprio questo sfigato mi dà. Con questo scende. Vediamo se riesco a infilarglielo sotto proprio nell'ultimo. Oh. Questo qua lungo. Provo a infilarglielo sotto pure questo. Ok. Bellissima la musichetta. Vabbè, dai, la partita Tetris ve la risparmio, però è molto divertente, eh? Cazzo, che sfiga sto pezzo. Dove lo metto? Ma mettiamolo qua. No, così. E appunto vi stavo dicendo che ve la risparmio, ogni volta viene un pezzo di quelli sfigati che non sa dove mettere e allora mi prende. Oh, almeno uno ce la facciamo. Boh. Oh, sono contento. Almeno una delle tre, quella più sfigata, quella più brutta, gialla, funziona. Le altre due, una delle due aveva quelle strisce di pixel che non funzionavano, invece l'altra proprio faceva caratteri strani, quelli che voleva lei. Ora, se non vi dispiace, vorrei provare questo adattatore qui che si dovrebbe installare sul Nintendo Game Boy per aumentare la dimensione del monitor. Vediamo se è vero, dai. Ritorniamo in configurazione negozio, che così mi piace. Tutti i giochini qua, dietro le console che ho rimesso, quelle non funzionanti, all'interno delle scatole. E adesso possiamo aprire questa qui, questa scatola qua. Allora, manuale di installazione. Tracolla. Questa qua dovrebbe essere la lente. E questo qua, una prolunga per i pulsanti, questo fa da joystick, va praticamente a schiacciare i pulsanti della direzione man mano che io ruoto il joystick. E qui c'è un accessorio elettrico che però io non saprei interpretare. Ma voi lo vedete? Magari serve per collegare il Game Boy, sempre che sia del Game Boy, su una di quelle batterie quadrate che si usavano una volta. Vabbè, procediamo all'installazione. Allora, vediamo un po'. Da che lato gli si infila sta roba qua? Perché qua c'è pure questo filo. Allora, questo qua secondo me prende l'audio e lo manda alle casse stereo. Che roba. Vabbè. Prima di tutto dobbiamo cercare di infilare questo Game Boy all'interno. E già ho le mie difficoltà, però è andato. Spiegatemi che cosa cambia tra il monitor così e il monitor così. Cosa cambia? 0,15 per? Questa qua, dove si infila? Ci sarà il coso delle casse, no? Il jack delle casse. No. Ah, eccolo qua, qua sotto, guarda. Qua sotto. Ma veramente uno può giocare con sta cosa così? Questo glielo infiliamo qua. Che però... No, ma secondo me non è centrato, però. Secondo me deve andare un po' più sopra. Ecco qua. Ora, infiliamo ancora questo qua. Quando questo... Ok. Questo sembra centrato. E a questo punto ritiriamo giù questo. Ma veramente, ma uno può giocare così? Pesa 2,5 kg sta cosa. Vediamo se va.
Però non si sente niente. Allora, le casse sembrerebbero non andare, sembrerebbero non funzionare, pur essendo che... Allora, collegato il jack delle casse, non si sente niente. Peccato, perché con una cosa del genere mi aspettavo una discoteca. No, niente. Allora, le casse non vanno. Vediamo almeno questi... Sì, questo va, il joystick va. Però vi dico, non è che questo ingrandimento... Si vede dalla telecamera? Non è che questo ingrandimento aiuti più di tanto. Allora, accessorio bocciato, accessorio bocciato. Sapete che a me piace anche dare un po' di valore tecnico ai video. Prima abbiamo visto come io pulisco i contatti delle cartucce prima di collegarle all'interno di un computer, che può essere il Commodore 64, ad esempio, oppure qua l'abbiamo fatto all'interno del Game Boy, perché può capitare che la cartuccia abbia i contatti leggermente ossidati e quindi non facciano contatto perfettamente tutti i piedini, e quindi alcuni caratteri possono risultare rovinati, la cartuccia risulta illeggibile. Vi faccio vedere un'altra cosa, come io ripongo le cose, anche se non se lo merita, perché questo accessorio fa veramente schifo. I cavi elettrici col passare degli anni tendono a rilasciare una sostanza che scioglie le plastiche, quindi se io questo cavo elettrico lo lascio libero di toccare qui il coperchietto di questa schifezza, lo scioglierebbe. Allora io cosa faccio? Metto un foglio di carta tra il cavo elettrico e la plastica, in modo che il cavo elettrico non tocchi la plastica. E lo stesso ho fatto, non so se si vede qua dietro, perché ce n'era un altro di cavo, quello delle cuffie, che doveva essere collegato per far funzionare l'altoparlante, che poi non andavano nemmeno. Niente, solo per dire che così almeno fra 5 anni, metti che lo tiro fuori, non lo troverò tutto sciolto, come invece capita quando voi tirate fuori Commodore 64 o altri computer dalle loro scatole e li trovate tutti sciolti perché c'era arrotolato il cavo intorno. Questa cosa qua, mettendo i cavi all'interno o di buste di plastica o all'interno di fogli di carta, non accade. Almeno uno dei tre siamo riusciti a farlo funzionare. Io sono molto contento. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, a me fa molto piacere e aiuta anche il canale a crescere. Attivate la campanella delle notifiche. Secondo voi ho fatto bene a comprarle queste console? Scrivetemelo sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!